Ciao! Oggi vi mostro come poter realizzare alcuni personaggi particolari che potete tranquillamente utilizzare nella vostra tavola di Natale o proprio sotto l'albero. Sono degli angeli e poi vi mostrerò come fare anche un Babbo Natale e un albero di Natale. Questi personaggi sono costruiti con un piedistallo e una base di legno. Quindi partiamo subito come al solito dalla faccina. Questa era la base di cui vi parlavo. Stecca di legno con la base sotto. La faccina, partiamo dalla faccina. Si tratta di una pallina di legno da 4 cm e mezzo, totalmente dipinta con acrilico rosa. Per fare gli occhi userò questo cerchiometro e utilizzo la misura numero 8. Mi faccio prima 2 piccoli puntini dove più o meno andrò a fare i miei occhi. Quindi appoggio il cerchiometro in questo modo e faccio la traccia con la penna gel. Questa è una penna gel particolare, molto bella, ideale per il legno, per la stoffa e anche per tutte le altre superfici perché non sbava. Quando ho fatto la traccia del mio occhio non faccio altro che colorare all'interno, sempre utilizzando la penna gel. Se avete piacere e non avete delle penne gel ideali, potete anche colorare tutto l'interno dell'occhio con del colore acrilico nero. L'importante è la traccia del cerchio. Ok, quindi vado avanti e riempio tutto il mio occhietto. La differenza tra una penna gel e l'acrilico è che l'acrilico è un pochino più coprente, quindi in effetti viene un pochino più preciso, però visto che anche la penna gel è perfettamente è molto liquida e molto morbida, vado bene anche a disegnare l'intero occhietto così. Ok, quando poi ho colorato tutto il mio occhio procedo subito a fare ciglia e sopracciglia. Per questi soggetti ho scelto di non realizzare le bocche, però è chiaro che se vi piace potete farle senza nessun problema. Allora, 3 segnetti sotto e qualche segnetto sopra l'occhio. Ho fatto anche un piccolo nasino facendo una sorta di piccola virgola appena sotto gli occhi. Ora faccio le guance. In realtà il viso di questo angioletto è molto veloce. Le guance sporcando con una spugnetta e un po' di fard. Ok, e poi procedo subito a fare i punti luce con l'acrilico bianco. Un bulino e faccio i puntini all'interno, uno un pochino più grande e qualcuno di più piccolo all'esterno, uno qua e uno qua. Poi procedo anche a fare i puntini delle guance, i punti luce sulle guance, quindi un bel cerchio più grandino e 2 o 3 più piccoletti. Giro la pallina perché così riesco a vederla meglio da una parte e dall'altra, per cercare di fare un po' questi punti luce tutti allo stesso livello, più o meno. Ecco qua. Ora metto da parte la testina per poter procedere col resto del corpo. In realtà si tratta di una serie di triangoli. Come sempre troverete il cartamodello scaricabile gratuitamente dal sito www.craftonline.it. Questa è la base per creare il vestito, che si tratta soltanto di un semplice rettangolo. Lo disegno sul rovescio del panno lenci o del tessuto che avete scelto, lo chiudete e create un cono, cucite la parte lunga e create un cono. Ve lo mostro già cucito. Allora, così è il rovescio, ve lo mostro che così è più chiaro. Eccolo qua, il mio cono, ok, cucito solo sul lato lungo.
Quando è cucito lo girate sul dritto. Potete incollarci sul bordo del pizzo la pellicetta, quello che avete, quello che preferite, dipende che cosa volete anche creare. E poi non facciamo altro che stacco la stecca un attimo dalla base per farvi vedere, e non facciamo altro che cercare di far uscire, ed esce abbastanza facilmente, il cono dalla base. Al momento non incollo niente, lascio tutto così perché devo capire la misura della testina fin dove arriva. E questo è il vestito. Per le maniche procedo uguale. Come vedete sono due piccoli coni. La bellezza del progetto poi qui è sempre legata a che cosa? Ai tessuti che scegliete naturalmente. Devono essere abbinati. Stesso cono ma più piccolo, e questo è foderato con la stessa pellicetta. Quindi li rigiro un attimo per dritto. Quindi ho due coni, quindi due maniche. Uguale stessa misura sarà poi anche il cappellino, se lo volete fare. Io nel mio caso a me piace con il risvolto, quindi poi alla fine infilerò sulla testina del mio angioletto risvoltato. Le braccia sono disegnate su tessuto messo doppio, ok? E cucite tutto attorno lasciando aperto la parte alta. Ritagliate, girate per dritto e poi le imbottite abbastanza bene. Se avete piacere potete infilare anche all'interno delle braccia un pezzettino di fil di ferro, così potrete anche dargli movimento. Per oggi non l'ho fatto, ma è una buona idea. Le chiudiamo con una filza veloce, alla bene meglio, senza tanto ricamare. Ok. Una e l'altra. Tanto questa parte resta tutta all'interno, non si vede assolutamente nulla, quindi potete cucire proprio con 3 punti. Perfetto. E non facciamo altro che con un puntino di colla li infiliamo all'interno delle maniche. Magari la cucitura della manica la tenete così verso il sotto del braccino. Quindi metto un goccio di colla sopra qua, la spalmo un pochino e la infilo fin dove arriva all'interno della manica, che poi arriva quasi fino alla punta. Eccola qua, ok? Quindi una così e l'altra nell'altro verso, naturalmente. Dovete lavorare in maniera speculare, perché altrimenti vi trovate 2 maniche destre o 2 maniche sinistre. Ok, infilato, premo un attimo che così si incollano bene, in questo modo qua. Ok, allora procediamo, infiliamo la nostra testina nel pezzettino di legno, ok? Alzo un pochettino il vestitino, volendo ci metto un pizzichetto di colla, così magari sono tranquilla che resta fermo. Ok, poi le maniche sempre con un goccio di colla sulla punta e l'appoggio qua, una appena sotto il collo, una qua, sì certo l'ho messa a rovescia, una qua e l'altra dalla parte opposta. Tutta questa parte qui sotto poi verrà nascosta, la parte qui del collo verrà nascosta da una sciarpa, da un po' di peluche, quello che volete metterci, un pizzo, un colletto di qualsiasi tipo. Lasciamo asciugare un po' la colla e procediamo coi capelli, che non sono altro che una ciocca di lana. Ecco qui. Allora prendiamo un pochino la misura, più o meno questa è la misura, e facciamo altro che fare una matassina di lana. Qui l'abbondanza, la quantità e le misure dipendono tutte dal tipo di lana che trovate e anche da gusto, quanto vi piace. A me piace abbondante. Ok,
Allora tagliamo, eccola qua la matassina, poi prendiamo un pezzo della stessa lana, più o meno della stessa misura, e chiudiamo la matassina al centro. La regoliamo dopo. Mettiamo un goccio di colla sul nodo e la puntiamo più o meno dove c'è, sì, qua, il buchino, ok, della pallina. Allora non deve essere stra abbondante la colla, perché poi se no andiamo male a far star su il cappellino. Io non l'ho incollato il mio cappellino, però potete anche farlo in un secondo momento se proprio non regge. Mettiamo un po' di colla qui sui lati e un pochino dietro, non troppo basso, appena sopra le guance, e accompagniamo giù i capelli da una parte e dall'altra. Ok, e un pochino dietro, giusto per chiudere un po' la parte dietro. Non abbondante mai con la colla, poi fate sempre a tempo ad aggiungerla. Ok, apriamo le ciocche, così abbiamo la misura finale di questi capelli. Eccole qua. Ok, e poi con una forbice sempre li regoliamo a piacimento. Quindi per regolarli non dovete far altro che partire dal basso e andare verso su da una parte e dall'altra. Poi, come vi dicevo, vado meglio a regolarli quando è in piedi perché così non si vede molto. Procediamo adesso con una sorta di colletto. Allora a me piacciono queste sorte di sciarpine fatte con qualsiasi materiali veramente io trovi. Di solito è della lana grossa, della lana pelosa o cordoni, dipende quello che trovo e quello che mi piace come colore. In questo caso, per restare abbinata al rosso, ho trovato questo materiale, questa specie di treccia di cotone, in realtà rossa, però basta lavorarla un pochettino e gli creo una specie di foulard o di sciarpina che mi aiuta come colletto. Nel cartamodello per questo tipo di angioletto, perché per me sono angioletti, troverete anche il tratto per fargli le ali, quindi non faccio altro che mettere della colla qui al centro delle ali e puntarlo dietro. E questo lo farò dopo sempre con la bambolina in piedi. Alla fine, quando la bambolina è finita, non faccio altro che infilargli il cappellino. Ora la giro per la telecamera, ok? E il cappellino viene infilato molto semplicemente così. Io non metto colla da nessuna parte. Quindi questa è la mia bambolina. Potete decidere di mettere in mano qualsiasi cosa, può essere una ghirlandina, un cuoricino, un alberello. Io adesso vi mostro quelli già fatti e vi mostro anche come poter fare allo stesso modo anche il Babbo Natale. Allora, questo è il babbo già fatto. Togliamo il cappello così forse lo vedete meglio. Ok, allora testina è tutto uguale, la differenza qual è? Gli occhietti sono un pochino più piccoli, i capelli sono più corti perché ho utilizzato la lana per fare la barba. Il nasino è una mezza sfera di legno, sempre dipinta con lo stesso colore acrilico della faccina, però potete anche fare semplicemente una pallina di tessuto, va bene uguale, con la barba tutta attorno e poi avrà il suo cappellino. La sorpresa è che insieme al Babbo Natale ho progettato anche l'albero di Natale ed è questo qui. Resta sempre con la sua piedistallo uguale, tutto uguale. La differenza è che sono sempre
tipo dei coni, però sono lavorati a onde sotto e sono doppiati. Cioè ho messo panno contro panno e all'interno ho messo un lieve tessuto, una imbottitura piatta molto bassa. Ho cucito tutto attorno e ho tagliato a vivo. Nel cartamodello troverete le 4 misure, non dovete far altro che infilare una all'interno dell'altra e magari sotto li fermate con un puntino di colla e poi le decorate proprio come fosse un albero di Natale, con i sonagli, con i fiocchetti o come più vi piace. Ed ecco qui, quindi, vi mostro insieme i miei personaggi.